Bentornati su Segreti Turchi, la casa dove le storie d'amore non si raccontano soltanto, si respirano. Oggi, amici, vi chiedo di abbassare le luci, prepararvi un caffè e spalancare il cuore, perché quello che stiamo per condividere supera il semplice pettegolezzo. Non parliamo di voci passate di mano, ma di un gesto che ha riscritto le regole del sentimento nello showbiz turco. Vi siete mai domandati se l'amore autentico, quello che resiste alle tempeste e sfida gli sguardi indiscreti, alla fine trionfi davvero? Se avevate esitazioni, la storia di stasera vi scioglierà ogni dubbio. Gökberk YLDRM e Cemre Ard hanno custodito il capitolo più intenso, segreto e sacro della loro vita. Prima di svelarvi ciò che è accaduto in quella notte sospesa sul mare di Bodrum, ricordate che il vostro sostegno è la nostra forza. Iscrivetevi ora, attivate le notifiche per non perdere neanche un battito, e se volete diventare sostenitori ufficiali di queste storie, unitevi alla nostra community cliccando su Unisciti. I vostri commenti sono il sangue che dà vita a questo canale. Adesso, andiamo insieme sulla costa, dove due anime hanno promesso l'eterno, lontane da microfoni e riflettori. La notte scorreva lenta sul web, come tante altre, finché una notifica non ha squarciato il silenzio e congelato il tempo per milioni di follower. Non era un annuncio roboante, né un'esclusiva venduta al miglior offerente. Era qualcosa di infinitamente più intimo, come un sussurro visivo. Sul profilo Instagram di Cemre Ard è apparsa un'immagine senza colore eppure satura di sensazione. Una foto in bianco e nero, scattata di spalle. Due figure che camminano verso un orizzonte punteggiato da luci soffuse. I volti non servivano, quella sintonia la si riconosceva a occhi chiusi. La didascalia era un respiro poetico, ci siamo scelti nel silenzio, adesso lasciamo che l'amore parli per noi. Pochi minuti più tardi, come se il destino avesse accordato una doppia voce, dal profilo di Gökberk è arrivato il contrappunto. Stesso taglio. Stessa atmosfera sospesa, ma con una frase che ha sigillato il patto, mi ha detto sì. Da questo momento, solo noi due. In un istante, i social non sono soltanto impazziti, si sono piegati sotto il peso di un'emozione collettiva. Quello che tanti avevano ipotizzato, temuto, o sognato in segreto si era fatto carne e luce, davanti agli occhi di tutti, con una eleganza che ha tolto il respiro. Non era chiacchiera. Era la conferma, l'amore aveva vinto nel silenzio. Fonti molto vicine al loro cerchio più intimo sussurrano che il teatro di questo sì non è stato un hotel smaltato, d'oro o un salone di Istanbul. Gökberk e Cemre hanno selezionato la pace di una villa privata affacciata sul blu di Bodrum. Immaginate, la brezza dell'Egeo che carezza gli ulivi, il mare che parla a onde, e nessuna camera curiosa appostata tra le siepi. Nessun tappeto rosso, nessuna stampa in agguato. C'erano solo le famiglie e pochissimi amici, invitati non come spettatori, ma come custodi di un segreto. Chi c'era parla di una fiaba scesa sulla terra, niente sovraccarico, niente ostentazione, solo fiori di campo, bianco assoluto e l'odore inconfondibile di lavanda. Dettagli in cui ritrovavi lo stile dei due, naturale, sobrio, profondamente vero. A riprendere tutto, non una troupe, ma un unico cameraman, amico personale di Gökberk, con un compito che non aveva niente a che vedere con la mondanità, catturare lo spirito degli sposi in ogni sguardo, in ogni tocco fugace, in ogni sospirata parola. Il culmine, il punto in cui il tempo ha smesso di scorrere, è stato lo scambio delle promesse. Cemre, che sullo schermo abbiamo imparato ad amare per la sua forza, davanti all'uomo che ama si è sciolta. Con le lacrime che le rigavano il viso, ha detto parole che suonavano come verità distillata dopo molte tempeste. Non pensavo che ti avrei sposato qui, così in pace, senza luci o clamori, ma con tutto ciò che ho. Quando ha infilato l'anello al dito di Gökberk, non gli ha dato solo un gioiello, gli ha consegnato fiducia piena. La risposta di Gökberk ha avuto la stessa, devastante semplicità di chi non ha più bisogno di dimostrare nulla. Con la voce incrinata da un'emozione coltivata per anni, ha sussurrato, non mi occorrevano testimoni, mi bastava il tuo sguardo, adesso. In quella frase c'era la filosofia della loro unione, ciò che pensa il mondo, gli umori del settore,
I vecchi mormorii ormai non contano. Conta l'onestà che si passano tra gli occhi. Qui mi fermo un attimo e vi chiedo, famiglia di segreti turchi, cosa pensate della scelta di sposarsi senza clamore? L'amore si vive meglio quando resta protetto, o avreste preferito una cerimonia trasmessa ovunque? Scriveteci, voglio leggervi uno a uno. E se questa storia vi sta toccando, schiacciate i mi piace, così l'algoritmo porterà questa carezza a più cuori. Se pensavate che l'emozione avesse toccato il tetto, vi sbagliavate. C'è stato un momento che ha trasformato la cerimonia in una scena da grande cinema. Gökberk ha preso il microfono, ha cercato gli occhi di Cemre e le ha ricordato una promessa antica. Ti dissi che, se mai avessi dovuto scegliere tra tutto e te, avrei scelto tutto con te. Oggi lo mantengo. Gli invitati non hanno trattenuto i singhiozzi. Ma il colpo di scena doveva ancora arrivare. Quando la cerimonia è giunta al termine, Gökberk ha estratto dal taschino una lettera. Il foglio era vissuto, consumato agli angoli, segnato dal tempo. Ha confessato di averla scritta 2 anni fa, in uno di quei giorni ombrosi in cui sembrava che la loro strada si fosse fermata e che la fine fosse un fatto. Con voce ferma ha letto un passaggio che ha gelato la schiena a molti per la sua dolorosa bellezza. Se un giorno le stelle torneranno al loro posto e ci ritroveremo, sappi che il tuo posto nel mio cuore non è mai stato occupato da nessuno. Poi ha fatto l'impensabile. Non le ha consegnato la lettera. L'ha strappata in 1000 pezzi, davanti a tutti. E mentre i frammenti scendevano come neve sulla terra, ha dichiarato, il passato non mi serve più. Ho il tuo presente e un domani che ci aspetta. Quel gesto simbolico, un addio al dolore per stringere la felicità, ha scaldato la notte con un applauso lungo e rotondo. Era la cucitura delle ferite, la guarigione finale. L'emozione ha contagiato anche i più scettici. La madre di Cemre, con gli occhi lucidi, si è avvicinata piano per abbracciarli e sussurrare: non l'ho mai vista così felice. Dall'altra parte, la sorella minore di Gökberk, che secondo le voci era stata tra le più prudenti su questa relazione, ha compiuto la sua redenzione pubblica con parole che hanno colpito dritto: adesso so che l'amore vero chiede tempo, non permessi. La cena che è seguita è stata la prosecuzione naturale di quell'intimità. Una tavolata lunga, allestita sotto un ulivo secolare, illuminata solo da candele e impreziosita da fotografie d'altri tempi. Ma non erano immagini qualunque, erano scatti della loro storia. Il primo set condiviso, il primo viaggio, e persino quella foto diventata virale in cui ridevano senza pose e senza filtri. Era un piccolo museo del loro cammino. A un certo punto, Cemre ha alzato il bicchiere e ha offerto un brindisi che ha riassunto la loro tenacia. Brindo a tutte le volte in cui abbiamo creduto che fosse finita, e alla forza con cui siamo tornati. La musica ha abbracciato le parole. Un musicista presente ci ha confidato che il brano del primo ballo non era un'hit conosciuta, ma una melodia strumentale composta di nascosto da Gökberk, un regalo che raccontava la loro storia senza dire una sillaba. Prima di dirvi come quella notte si sia consegnata all'alba, vi ricordo che qui a Segreti Turchi lavoriamo senza sosta per portarvi ogni dettaglio con la cura che merita. Se apprezzate questo impegno, considerate di cliccare Unisciti. Il vostro sostegno diretto ci permette di continuare a cercare la verità dietro le tende. E ditemi, quale altra coppia turca vorreste vedere dire sì in un rito così? Forse Hande e Hakan? O magari Afra e Mert? Scrivete i vostri desideri qui sotto. Com'era prevedibile, mentre a Bodrum la cerimonia scorreva come acqua quieta, i media sono esplosi in un vortice di supposizioni. Alcune trasmissioni hanno provato a leggere ombre dove c'era solo luce, domandandosi se il riservo non celasse altro. Ma Gökberk e Cemre, fedeli a quella loro eleganza che non ha bisogno di parole dure, hanno risposto senza attaccare nessuno. All'alba, Gökberk ha condiviso un'ultima immagine. Loro due scalzi sulla sabbia, il sole appena sorto davanti, il mare che schiudeva il giorno. La didascalia era uno scacco senza polemica: ci siamo sposati per noi, non per i titoli dei giornali. I titoli sono arrivati comunque,
ma stavolta hanno scelto il rispetto, un amore che ha sfidato il tempo. Nozze segrete, promessa eterna. I fan, travolti, hanno riempito i social di gratitudine, grazie per averci ridato fiducia nel sentimento vero. Cemre ha chiuso la narrazione digitale con un breve video, senza voce, soltanto musica e frammenti, il suo sorriso davanti allo specchio, le mani di Gökberk che le allacciavano il vestito, risate a piedi nudi su un pavimento di pietra. E una frase finale, scritta a mano: quando sono tornata da te, non sapevo che stavo scegliendo la parte più luminosa della mia vita. Quella sentenza, asciutta e limpida, ha fermato il cuore di chi guardava. Così, contro le probabilità, contro i rumors, contro gli strappi e le incertezze, Gökberk YLDRM e Cemre Ard hanno compiuto il gesto più coraggioso, restare fedeli a se stessi. Le loro nozze non sono state uno spettacolo per il mondo, ma un rifugio per due. Ci hanno ricordato che, a volte, per far sopravvivere l'amore bisogna proteggerlo in silenzio, finché non è così forte da urlare da solo. Da qui, da Segreti Turchi, auguriamo loro la stessa pace che hanno trovato sotto quell'ulivo. E a voi, grazie per aver camminato insieme a noi in questa storia. Non dimenticate di iscrivervi, mettere i mi piace e condividere questo video per festeggiare l'amore che non chiede permesso. Ci vediamo nella prossima storia, perché qui la verità non dorme mai. A presto! E mentre chiudiamo questa pagina, lasciate che un ultimo dettaglio vi accompagni. La villa custodiva, in una stanza che profumava di legno e sale, un piccolo pianoforte su cui Gökberk aveva inciso poche note, un tema semplice che gli è venuto alle dita dopo una nottata insonne. Quella melodia, raccontano, è nata quando le strade sembravano lontane e i telefoni muti. Non l'ha mai pubblicata, mai fatta ascoltare. L'ha tenuta come si tiene un portafortuna, sapendo che un giorno avrebbe avuto senso. L'altra notte, mentre ballavano in silenzio davanti al mare, ha trovato casa. Forse è questo che resta di una promessa mantenuta, non le luci, non gli abiti, non i fiori, ma una musica che ti riconosce anche a occhi chiusi. Ed è così che la loro storia, iniziata tra i riflettori e passata per ombre attese, è tornata alla sua forma più pura, due persone, un respiro, e il rumore leggero delle onde di Bodrum. Se ascoltate bene, la sentirete anche voi.